Salve a tutti! Ho recuperato nella mia cantina un vecchio telefono SIP a disco, ormai in disuso, anche guasto, e mi era venuta l'idea di realizzarci una lampada. Vediamo che cosa esce fuori. Lascerò la parte di suoneria, il circuito di suoneria, ma rimuoverò questa parte qui in modo da avere più spazio all'interno per alloggiare eventuali circuiti. Rimosso il circuito e adesso darò una pulita generale per poi procedere con la realizzazione. Il prossimo passo sarà fissare il portalampada all'interno dove prima era installato l'altoparlante. Ho inserito del tubo di rame spogliato dell'isolante all'interno della cornetta fino a questa uscita. All'interno passerò i cavi che alimenteranno la lampadina e attorciglierò il tubo di rame simulando il filo del telefono. Lo stesso sorreggerà anche la cornetta e la lampada. In questo modo il tubo di rame lascerà in sospeso la lampada, simulerà il filo del telefono e nello stesso tempo lo farà da cavidotto per i cavi della lampada stessa. Bene, questo è un inizio. Il tubo di rame che praticamente simula il cavo telefonico, un portalampada fissato sulla parte del microfono. Sto provando il circuito a 220 con un trasformatore di isolamento, ma ho intenzione di inserire una lampadina a 12 volt per realizzare una lampada a bassa tensione per maggior sicurezza. Nel frattempo bloccherò dall'interno questi qui, i tasti della cornetta, perché proprio dopo aver rimosso il meccanismo rimarranno inseriti. Invece io dall'interno bloccherò con la colla a caldo in modo che rimangano estratti visibili. Ho fatto, adesso i due tasti risultano bloccati e rimarranno sollevati. Bene, ho fissato il trasformatore 220 12 volt e il relè passo passo interruttore con bobina 12 volt in AC e utilizzerò questo pulsante per accendere e spengere la lampada inviando impulsi al relè. Ora effettuerò il cablaggio. Per sapere come collegare un relè passo passo basta seguire uno dei tanti tutorial che ci sono in rete e comunque sarà oggetto di un mio prossimo video. Bene, il circuito è completato. Questo è il cavo d'alimentazione a 220 e questo è il cablaggio. Adesso fornirò l'alimentazione per vedere se il tutto funziona. Ok, alimentazione fornita. Premendo il pulsante il relè dovrebbe scattare. Adesso non mi rimane che installare il cordone di alimentazione a 220. Ma mi è venuta in mente una cosa. All'ultimo, oltre questo tasto mi è venuta in mente una chicca su come accendere e spengere la lampada. Utilizzerò il disco che serviva per comporre il numero. Nel retro del disco di selezione numeri abbiamo due, non so se si vedono, due contatti. Il primo si chiude appena spostiamo il disco e si riapre appena il disco ha finito di girare. Il secondo invece si apre e si chiude a seconda del numero selezionato. Ad esempio, se selezioniamo il numero 5, questo switch qui si aprirà e si chiuderà 5 volte. Invece questo rimarrà chiuso per tutto il tempo fino a che il disco non tornerà nella posizione di riposo. E voglio sfruttare appunto questo switch qui. Saldati i due cavi che andranno a comandare il relè sullo switch che mi interessa, gli altri due rimangono liberi perché non servono. Adesso procederò al collaudo. Impostato il tester sulla misura di continuità. Perfetto. Ora dovremo vedere se quanto studiato funzionerà in pratica. A questo punto non farò altro che saldare in parallelo a questo pulsante lo switch del disco. Bene, ho collegato il cordone di alimentazione, messa a terra importantissima, e il
portafusibile sul primario che troverà alloggiamento in questa guaina fissata, in modo da non lasciarlo libero. Visto che non mi va di lasciare così la parte della lampada, voglio forare il tappo dell'altoparlante in modo da inserirlo e cercare di rendere la cornetta più completa. Ecco la borchia di copertura dell'altoparlante, ho praticato un foro e lo vado a inserire nella cornetta. In questo modo la cornetta sembra più originale. La lampada è terminata. In tutta onestà devo dirvi che l'ho vista in una fotografia per caso e ho deciso di replicarla. L'unica cosa che ho aggiunto io è l'accensione un po' originale e ho preferito farla a bassa tensione, a 12 volt. Infatti la lampadina che vedete montata funziona dai 12 ai 36 volt in corrente alternata. Un saluto a tutti da Mr. Volt.